Felicini, buongiorno! Siamo in direzione Negri Galbiate, stiamo andando a fare la revisione 6 mesi prima. Non ditelo nessuno però. Ciao ragazzi, perché è un segreto? Cioè non si può fare la revisione 6 mesi prima? Sì, si può fare però vabbè. Non tutti lo fanno. Non tutti lo fanno e non tutti ci pensano a farlo. No, in realtà è come perdere 6 mesi, è vero, però visto che noi fra pochi giorni siamo in partenza per la Spagna, vogliamo essere tranquilli, decidere di fermarci fino a quando vogliamo, perlomeno non abbiamo il problema, tra virgolette, di dover per forza tornare per la revisione. Era questo il nostro discorso. Comunque scherzi a parte, ma è un trattore, Il nostro Sharky è un trattore. Eccoci qui, siamo venuti a ritirare il nostro Sharky e l'esito è regolare. Scadenza? Quindi revisione fatta, scadenza gennaio 2026. Quindi siamo a posto. Siamo tranquilli? Possiamo partire tranquilli? Siamo molto tranquilli. Adesso abbiamo il meccanico che ci deve fare un lavoretto lunedì, giusto amore? Sì. E poi Andiamo da Donauto e ci fa un lavoretto ai... Buongiorno combriccola, parlo piano perché sono le 7:30 della mattina. Noi siamo qui praticamente fuori dal meccanico. Adesso vi faccio vedere dove siamo. Buongiorno da Arthur Fonzarelli. Sei senza occhiali. Marco si sta preparando. In pratica il meccanico è là in fondo. E da ieri sera che ci siamo appostati, così siamo qua subito pronti, in modo che stamattina ci fa il lavoretto che era in programma la settimana scorsa, ma poi ne abbiamo beccato l'influenza e abbiamo dovuto rimandare di una settimana. Sono andata a farmi un giretto a buttare la pattumiera, a cercare un cestino, ma qua sono tutte piene, quindi dopo mi sa che andrò in centro a farmi 2 passi, tanto già dobbiamo andare in lavanderia e poi butto tutto quanto. Quindi niente, poi quando arriviamo dal meccanico che è Donauto, vi facciamo vedere dov'è, vi facciamo anche spiegare cosa dobbiamo fare stamattina, che lavoretto ci deve fare. Eccole qua, officina Donauto, in fondo a questa via. Abbiamo dormito veramente tranquilli perché c'è una strada lì vicino ma non passa praticamente nessuno, quindi non è una strada principale, diciamo. Adesso accendiamo il camper, andiamo da loro e intanto noi andiamo da Bartolini a ritirare la batteria che è arrivata del camper, alla lavanderia e altre 2 o 3 commissioni. A dopo! che freddo! Adesso sta facendo spostamenti vari per far entrare il nostro camper. Magari andiamo a presentarvi Giuseppe, così ci spiega anche il lavoro che deve fare. Aspettate che sta facendo vari spostamenti delle auto fuori. È molto presto, sono le 8:10. Stiamo ancora un po' tutti dormendo. Sì, anche se in realtà ci siamo svegliate alle 6:30, non è più. Con 17 gradi in campo. Perché abbiamo lasciato acceso il cinevasto però. Al minimo. Se no Quindi col funziona. cavolo. Ciao Giuseppe! Mi emoziono così. Aspetta, non ti si vede, vieni un po' più qua. Mi emoziono se mi intervisti così. No, allora volevamo solo chiederti che lavoro ci devi fare stamattina. Oggi restauro camper. Restauro. Cioè? Anche lui è No, addirittura. Io ho la malattia, non è la passione la mia addirittura. E racconta. No, io anche sto cercando di allestire un furgone, ma proprio basilare. Ah, tra l'altro non ho detto che l'ho trovato. No, non Ho preso un Ducato 2000 benzina. spettacolo. Per andare proprio. Di che anno è? 2003, 2002. Quello dei carabinieri, ufficiale dei carabinieri, infatti è full optional, immacolato dentro, immacolato fuori.
verniciato di quel blu carabinieri. Comunque, stavamo parlando del tuo. Giuseppe Donauto Augiono, in via Roma 7. di Roma 7. Gli lasciamo la nostra casetta, adesso ci fa dei lavoretti, quindi che cosa ci fa Giuseppe? Oggi restauro sospensioni posteriori, perlomeno barra di torsione posteriore, con tutti i gommini e le barre, le sue piastre di rinforzo e tutto il resto. Così partiamo per la Spagna tranquilli. Esatto. Così non sentiamo più. Esatto. Ve lo sentiremo quando saremo nel letto. Dai. Quello è fortuna, quello. Speriamo. E allora buon lavoro Giuseppe, ci vediamo più tardi. Grazie, buona giornata. Grazie, ciao. Oggi pranzo in officina? Bene Felicini, siamo venuti a ritirare il camper. Il camper non è pronto e nel frattempo che aspettiamo il camper siamo in un bellissimo spot. Facciamo vedere. Sbang! Praticamente siamo nell'officina. Mangiamo qui, siamo in pausa pranzo, visto che anche loro, i ragazzi vanno in pausa pranzo anche loro, quindi adesso ci mangiamo giusto una scatoletta di tonno, Vediamo. un pochino di ricotta, eccetera. Tonno ricotta e formaggio di capra. Questo è il nostro pranzo molto frugale e basta. Poi quando rientrano i ragazzi... Ah, perché spiega il problema che c'è stato, scusami, non era pronto perché? Il camper non era pronto perché, come al solito, se i pezzi non si smontano e non si portano direttamente dal ricambista e si visionano, è sempre un casino. È facile che si sbagli. È sempre, esatto. È facile che si sbagli e difatti i Perché non pezzi basta mai erano guardare, sbagliati. non basta mai guardare... Inserendo il numero di telaio gli dava questo pezzo, invece era un altro. Niente, oramai l'esperienza insegna. Infatti quando siamo arrivati qua io avevo già capito che c'era qualcosa che non casava. Per forza ce l'ha più smontato. Comunque sono stati gentilissimi, ci fanno rimanere qua nell'officina, Pausa pranzo. e niente, dopo si prosegue con i lavori. Poi quando arrivano ce ne andiamo a farci un giretto. Come? Poi quando arrivano andiamo a farci un giretto. Ciao, buon appetito! Felicini, buongiorno. Ho sempre le mani in mezzo all'olio, al grasso. Non riesco a star fermo un attimo. Stiamo facendo gli ultimi lavori per partenza. Ho montato le valvole su tutte e 6 le gomme, in modo che abbiamo sempre, dall'interno del camper, abbiamo sempre monitorato la situazione delle gomme, della pressione delle gomme. Vedi, 4, 3 e 4. Di là c'è il 5 e il 6, davanti c'è l'1 e il 2. Dopo vi portiamo all'interno e vediamo com'è il monitorino interno. C'è un monitorino interno che si può caricare con la presa USB oppure con il pannellino solare che è già incorporato dentro. Montiamo le ultime 2 viti, cosa dici? Ok. Una. A posto, finito. Ultimi 2 viti messi. Adesso mettiamo via tutti i tappini, recuperiamo i tappini vecchi. Ogni volta che faccio qualche lavoro dove devo utilizzare la schiena sono morto. Morto, tac tac, devastato. Vabbè, da Enterprise è tutto, abbiamo finito gli ultimi lavoretti, quindi adesso abbiamo sotto controllo la parte sinistra del camper, la parte destra, la parte posteriore, la parte anteriore, la parte interna del camper. E per ultimo abbiamo anche le gomme sotto controllo, quindi le 2 gomme anteriori, le 2 gomme interne e le 2 gomme esterne posteriori. Tutto a posto? E qual è la pressione, quella che si vede? Spiega ora come si legge? La pressione è 4.6, la gomma sinistra 4.7, la gomma destra anteriori. Ovviamente non sono precise, poi ci fermeremo dal gommista e le faremo precise. Chiederemo a lui informazioni perché andremo da un gommista che cambia le gomme ai camion e ai camper, quindi saprà lui a quanto dovremo mettere la pressione. Questo è quanto, bombazza.